Vi è mai capitato di fare visita ai megaliti di Karnak, in Bretagna? Karnak, un complesso di menhir composto da oltre 4.000 pietre, perfettamente allineate, erette verso il cielo e tutte rivolte verso l'oceano. Ettari ed ettari, finemente arati dalla ferma volontà di creare uno spazio sacro e mettere in comunicazione il mondo degli uomini con quello delle potenze cosmiche celesti. Uno sforzo incalcolabile, inconcepibile ai nostri giorni. Un lavoro al limite dell'impossibile per il popolo che viveva in questa regione più di 6.000 anni fa. Chiunque abbia avuto la fortuna di visitare questo sito sa bene come Karnak rappresenti in effetti un'opera davvero smisurata, la quale, per poter essere realizzata, ha richiesto 3 requisiti fondamentali. In primo luogo, l'erezione di questo gigantesco tempio a cielo aperto si è fondata su un'attenta e raffinata osservazione del cielo, così da scoprirne la geografia e i movimenti. Un'osservazione che, per essere efficace, ha avuto bisogno di svilupparsi nell'arco di decine e decine, se non anche centinaia di anni. Un'osservazione silenziosa e continua. Le uniche condizioni in grado di permettere a questa stessa geografia celeste di imprimersi negli occhi dell'uomo, di filtrare come un raggio luminoso al suo interno e allinearsi perfettamente con il suo cuore. La seconda precondizione necessaria è stata la capacità di trasmettere queste stesse conoscenze accumulate, queste esperienze, come anche questa saggezza, da una generazione all'altra, sapendo di avere, come unico mezzo di registrazione e di trasferimento, quello della parola e della memoria. Oltre all'apprendimento e al passaggio delle informazioni, è infine esistito un terzo elemento, costituito dall'immensa intelligenza e soprattutto dall'enorme energia fisica necessaria per tradurre in realtà e attivare queste stesse conoscenze. In termini concreti, ciò significa aver avuto la capacità di erigere quasi 4.000 monoliti dal peso di svariate decine di tonnellate ciascuno, secondo un ordine specifico e un perfetto allineamento da sud-ovest a nord-est, così da trasformare dei campi di terra in un cosmo in miniatura e, l'uomo che lo visita, in una stella. Per fare tutto questo ci sono voluti tempo, saggezza e forza. Qui a Karnak, come ovunque nel mondo, nei luoghi in cui l'uomo si è infaticabilmente dedicato a opere simili, ci è voluto molto tempo, molta saggezza e molta forza. Ci è voluta un'infinità di tempo, di saggezza e di forza. È stato necessario tutto questo, ma anche una quantità smisurata d'amore e di follia. Dico qui di follia perché erigere migliaia di menhir per rendersi simili agli astri è un'opera apparentemente senza senso, un lavoro folle e assurdo, soprattutto agli occhi di persone come noi, che avendo tutto, non possiedono più nemmeno 10 minuti di tempo nella loro vita quotidiana per contemplare la bellezza di un cielo stellato o per guardare negli occhi l'essere che dicono di amare. Come hanno fatto queste genti del passato a trovare questo tempo che a noi manca continuamente e che mendichiamo ad ogni istante, come accattoni in perenne atto di fare l'elemosina? Come hanno potuto creare tutto questo delle persone che, al contrario, si trovavano in condizioni di vita spesso al limite della sopravvivenza? Di fatto, essendo obbligate per la maggior parte del tempo a lavorare nei campi, a prendersi cura del bestiame, a crescere la propria famiglia, a difendersi cercando di tagliare la testa dei loro nemici prima che questi stessi mozzassero la loro. Una vita super stressante, diremmo noi, che tuttavia lasciava il tempo a uno zampillo incalcolabile di generazioni di concentrarsi posatamente sull'osservazione collettiva del firmamento durante la notte e di dedicarsi, l'indomani, a tirar su delle enormi pietre che avevano la capacità di assorbire e conservare il suggello della volta celeste. Comprendete la differenza? È così difficile sentire il divario che esiste tra il nostro mondo e quello di persone che,
trovandosi al di là del tempo, potevano facilmente essere gli architetti e i costruttori del loro stesso tempo. Questi mondi lontani ci parlano di una follia e di un'assurdità che in realtà non possono essere concepite e accettate dalle nostre deboli menti. A questo stesso riguardo non dovrebbe sorprenderci come la maggior parte delle interpretazioni scientifiche formulate su Karnak da archeologi accademici non si spingano quasi mai molto oltre una banale indagine di natura puramente tecnologica. Vale a dire chiedersi e cercare di scoprire, ad esempio, in quale maniera questi popoli siano stati in grado di spostare e innalzare queste pietre. Domandarsi quindi il come e non il perché. In altri casi, questi stessi archeologi si sono limitati a offrire una semplice interpretazione squallidamente sociopolitica, riassumibile nella frase: hanno eretto questi megaliti con lo scopo di mostrare pubblicamente il loro potere. Ecco qui l'immagine perfetta di chi siamo, esseri che non hanno più la capacità di meravigliarsi della forza del mistero. Non osare, né avere più il coraggio di accettare questo stesso mistero come parte integrante e fondante della nostra esistenza. Tentare al contrario di ricondurre sistematicamente tutto ciò che oltrepassa la nostra immaginazione limitata al nostro miserabile livello, così da ridurlo o appiattirlo senza alcuna pietà. Come dire, delle popolazioni figlie della follia e dell'assurdità che per secoli si sarebbero dedicate a erigere enormi pietre come se fossero dei piccoli Rockefeller preistorici, alla disperata ricerca di edificare il loro potere e il loro impero con i soli mezzi rudimentali a loro disposizione, ovvero dei grandi ciottoli. Possiamo cercare di trovare una soluzione rovistando in tutte le direzioni. In realtà, paradossalmente, è proprio questa follia così insensata e inaccettabile per noi a rappresentare l'unica risorsa in grado di tirarci fuori dall'alienazione che stiamo vivendo.